Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Che bel lunedì, con Milan e Juventus che falliscono anche l'ultimo obiettivo che gli era rimasto, finiscono entrambe in Europa League e andremo quindi a parlare proprio di questo finale di campionato, di come potrebbe incidere anche sulla prossima stagione e naturalmente delle ultime in casa nerazzurra con quello che viene riportato sui vari media e sui quotidiani sportivi in edicola oggi. Iniziamo però dalle prime pagine perché ecco è giusto anche goderci quelle che sono le prime pagine dei quotidiani. Dopo che lo scorso anno abbiamo dovuto ingoiare tanto veleno, ecco verrebbe da dire, dopo la sconfitta in finale di Champions, gli sfottò degli avversari, tra chi diceva ecco che avevamo praticamente il destino già segnato con Chivu, ecco oggi ci ritroviamo. La Gazzetta, Milan-Juve fuori, festa Roma-Como, clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale. C'è invece il Corriere dello Sport che titola Ammazzagrandi, clamoroso finale, Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve, Allegri crolla con il Cagliari 1-2, Gasper Fabregas passa da 70 milioni. E invece Tutto Sport titola Hanno perso tutti, una surreale notte di violenza e follia, Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica. Naturalmente al di là di quello che è successo fuori dal campo, che è un fatto di cronaca brutto, rimaniamo su quello che è successo in campo. E quindi Milan e Juventus che finiscono in Europa League è in primis ovviamente una soddisfazione per noi interisti, perché è chiaro nel calcio c'è il campanilismo e c'è anche il tifo contro, quindi vedere che un acerrimo rivale fallisce completamente l'obiettivo stagionale è sempre motivo ovviamente di grande soddisfazione, di sfottò, ecco, e chiaramente è un po' il finale che sognavamo, ne avevamo parlato anche nella live di ieri. C'è poi però l'altro aspetto ed è legato più ad un fattore analitico e come questo potrebbe incidere sulla prossima stagione, perché chiaramente Milan e Juventus avevano un gap tecnico da colmare con l'Inter e sarà molto più complicato colmare questo gap. Perché in primis mancheranno gli introiti della Champions e quindi è chiaro che sul mercato questo va ad incidere. Per quanto abbiamo letto in questi giorni che comunque la Juventus aveva possibilità di spendere anche senza la Champions, per forza di cose questo va ad incidere perché comunque ci sono 70 milioni di euro in meno che entrano nelle casse societarie e sappiamo per le squadre italiane quanto è importante l'introito Champions. C'è poi l'aspetto legato anche alle scelte dei calciatori, perché magari ci sono dei calciatori che potrebbero optare per altre scelte perché Milan e Juventus non giocano in Champions League e per esempio ecco un nome era quello di Bernardo Silva, che era stato spesso accostato alla Juventus, che però ecco vorrebbe una squadra da Champions. E poi c'è l'altro aspetto che in alcuni casi potremmo vedere delle rivoluzioni, soprattutto per quanto riguarda il Milan, perché se la Juventus dovrebbe comunque continuare il progetto tecnico di Spalletti con Spalletti, per quanto riguarda il Milan ci sarà probabilmente una rivoluzione. Potrebbe esserci sia in dirigenza sia in panchina, ma anche in campo. Ecco, oggi per esempio si legge che i vari Modric e Rabiot potrebbero riconsiderare il futuro con Allegri che sembra destinato a lasciare il Milan. Quindi ovviamente sono delle situazioni che complicheranno la volontà di colmare il gap tecnico con l'Inter. Quindi questo porterà probabilmente l'Inter ad essere ancora in pole anche per la prossima stagione. Per quanto riguarda il Napoli si è cambiato l'allenatore, tra l'altro ieri altra diatriba strana in conferenza stampa con De Laurentiis che veniva puntualmente smentito da Conte, però insomma lì c'è comunque una base solida per quanto riguarda la rosa, per quanto riguarda la società, quindi con una scelta corretta dell'allenatore probabilmente il Napoli sarà ancora la prima rivale, senza ovviamente sottovalutare Roma e Como che potrebbero rinforzarsi, però non credo che lotteranno per lo scudetto. Torniamo poi sulle notizie di oggi e naturalmente ecco passiamo a quelle che riguardano strettamente la nostra Inter. Io naturalmente vi ricordo come sempre anche un like al video e l'iscrizione al canale per supportare con 2 semplicissimi click. Andiamo a leggere la Gazzetta dello Sport che riporta Chivu piano Champions. Avanti con il 3-5-2 e l'Inter prepara 3 grandi colpi. L'allenatore in settimana firma fino al 2028, la società vuole aprire con lui un ciclo. E leggiamo poi ecco sullo stesso argomento c'è il Corriere dello Sport che titola La firma di Chivu, rinnova con l'Inter e definisce il futuro, poi andrà in vacanza. L'allenatore aspetta la chiamata del club nerazzurro per siglare l'intesa già raggiunta e fissare le priorità del mercato estivo.
E Tutto Sport invece titola: per Chivu sono i giorni del rinnovo del contratto, nessun dubbio sulla firma, da mettere a fuoco l'eventuale opzione fino al 2029 e l'ingaggio che supererà i 3 milioni. Marotta pronto a celebrare le nozze bis con l'allenatore. Ovviamente per il rinnovo di Christian Chivu c'erano pochi dubbi, vista la grandissima stagione che ha fatto, insomma sarebbe assurdo pensare il contrario. Si proseguirà con quello che è il diktat di Marotta, quindi di non iniziare mai la stagione con un allenatore in scadenza, e ci sarà un adeguamento dell'ingaggio, dopodiché si preparerà il piano mercato e la Gazzetta dello Sport parla di piano Champions. Ovviamente l'obiettivo non è quello di andare a vincere la Champions, perché le squadre italiane a mio avviso non possono partire con l'obiettivo di vincere la Champions, ma quantomeno fare un percorso più lungo di quest'anno, quindi magari entrare tra le prime 8. Quale sarebbe il piano Champions? La Gazzetta parla di 3 grandi colpi: Koné, Jones e Palestra. Koné e Jones, ecco, non sarebbero alternativi da quanto si legge, però a questo punto mi viene da pensare che allora hanno messo in preventivo la cessione di Stankovic, perché è stranissimo, ecco, pensare che l'Inter possa permettersi 2 obiettivi così importanti. Tra l'altro per Koné la Roma continua a chiedere 50 milioni, non accetta contropartite e sarebbe una cessione da fare entro il 30 giugno per il fair play finanziario. Per quanto riguarda Jones invece c'è l'accordo con l'agente del calciatore, non c'è ancora quello con Liverpool, ecco, va trovato quello con il Liverpool. E poi c'è il nome di Palestra, che secondo la Gazzetta l'Inter vorrebbe aggiungere alla rosa anche senza l'eventuale partenza di Dumfries. Questo perché in Palestra è stato identificato l'esterno del futuro, perché può giocare sia a destra che a sinistra, e perché naturalmente ecco è un calciatore che può portare anche caratteristiche diverse. Ieri ne parlavamo anche in live. Le caratteristiche che mancano all'Inter non è detto che si debbano cercare sulla tre quarti obbligatoriamente. Tanto è vero che anche la Gazzetta dello Sport parla di Chivu che vuole continuare col 3-5-2, quindi sarà ancora quello il sistema di gioco di base. E allora dove trovare l'imprevedibilità, l'uno contro uno, i dribbling? Sulle corsie esterne. E Palestra il primo nome, è secondo per dribbling riusciti tra i terzini in Serie A quest'anno, quindi insomma terzini o esterni, al Cagliari fa il quinto, e quindi chiaramente può portare questa caratteristica, senza però perdere dal punto di vista tattico, perché Palestra è già abituato a giocare da quinto, perché è comunque buon fisico, non ha lo strapotere fisico di Dumfries, però comunque è un calciatore che è fisicamente strutturato. Chiaro che quello è un obiettivo di mercato. Questi 3 nomi, che non possono essere gli unici rinforzi, ovviamente sono subordinati a qualche eccezione. Frattesi, Luis Enrique sono i primi, insomma, nella lista dei partenti. E poi c'è la situazione legata alla difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport arriverà soltanto uno tra Muaremovic e Solé nel caso in cui non ci fossero delle partenze. Quindi a questo punto mi viene da pensare che la Gazzetta dello Sport dia per scontata la permanenza di De Vrij, perché altrimenti sarebbero effettivamente in pochi gli elementi in difesa. Il punto però è un altro. Muaremovic e Solé non sono esattamente alternativi, sono 2 calciatori leggermente diversi, perché magari Muaremovic può giocare da centrale, secondo me tra quelli accostati all'Inter è l'unico, e può giocare da braccetto sinistro, mentre Solé può giocare sia da terzo di destra sia da terzo a sinistra. Se dovesse rimanere De Vrij e Akanji sarà considerato ancora il centrale della difesa 3, quindi si continuerà con Akanji utilizzato in quella posizione, secondo me a quel punto Solé potrebbe essere la scelta più logica, perché fa sia da vice Bissek sia da vice Bastoni, oltre al fatto che ovviamente come vice Bastoni abbiamo eventualmente anche Carlos Augusto, che io spero che rimanga. La Gazzetta dello Sport sottolinea: uno solo dei 2 dovrebbe arrivare se non ci sono partenze, quindi se non partirà Bastoni, che comunque ormai è una situazione abbastanza improbabile con la sua partenza. Il Barcellona si è un po' defilato, anzi si è praticamente tirato dietro dalla corsa a Bastoni. Il Real Madrid è stato accennato nella giornata di ieri che potrebbe avere interesse per Bastoni, però insomma non penso che arrivino con un'offerta da 70 milioni. La mia sensazione è che Bastoni rimarrà. Discorso secondo me diverso su Bissek, perché ecco c'è il Bayern Monaco sul calciatore, e come avevamo analizzato ieri anche nella live, era emerso dal confronto con la chat, che per Bissek ci sarebbe già il sostituto pronto, che è Solé. Perdiamo qualcosina? Probabilmente sì, però per caratteristiche può sostituire Bissek. Ed occhio ad un elemento: il modus operandi di Marotta è stato spesso quello di, quando c'è il sostituto già pronto, sfruttare la plusvalenza. Lo ha fatto alla Juventus
lo ha fatto qualche volta anche all'Inter, ha provato a farlo anche quando le plusvalenze erano obbligatorie per quanto riguardava il bilancio dell'Inter. Per esempio ricordiamo, dopo quando c'era bisogno di fare una mega plusvalenza nel 2022, cosa aveva fatto Marotta? Aveva Bremer in pugno e quindi la plusvalenza voleva farla con Skriniar. Poi non si è concretizzato la cessione di Skriniar, però ecco, l'idea di Marotta era quella, ok, identifichiamo in Skriniar la possibile plusvalenza perché abbiamo già il sostituto pronto. Stesso discorso era stato fatto con Onana. Onana si va a sfruttare la grandissima offerta del Manchester United e c'era già il sostituto pronto perché Marotta aveva in pugno Vicario, poi è saltato perché si sono prolungati i tempi per la cessione di Onana, però comunque aveva già pronto il sostituto. Quindi ecco, non escluderei la partenza di Bissek, non dico che mi farebbe piacere assolutamente, però non l'escluderei per la grandissima plusvalenza. Tra l'altro Bissek e Stankovic sarebbero due mega plusvalenze perché Bissek ha un valore a bilancio di circa 3 milioni se non vado errato, quindi significherebbe ecco cederlo magari a 42-43 milioni, fare 40 milioni di plusvalenza. Poi c'è un 5% da dare all'Arus, però insomma è comunque una plusvalenza vicina ai 40 milioni. E per quanto riguarda Stankovic sarà contabilizzata la sua recompra per 13 milioni perché lo scorso anno non è stata contabilizzata la cessione, quindi cederlo a 40 significano comunque 27 milioni di plusvalenza, anche se ecco io Stankovic rifletterei bene prima di cederlo un po' così a cuor leggero. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata. Il Corriere dello Sport titola: così Diouf si è preso l'Inter, sulla fascia sa volare e segnare, resterà nell'organico di Chivu giocandosi il posto sulla destra. Ecco, naturalmente su Diouf c'è bisogno di fare un grandissimo lavoro dal punto di vista tattico, perché riesce sì a creare scompiglio, ma non è un quinto, non dà ampiezza, non dà profondità, come dicevamo anche ieri. Quindi, allora, è un calciatore che io terrei in rosa, però non mi affiderei ciecamente a lui come unica riserva sull'esterno. Quindi, nel caso in cui dovesse arrivare Palestra e Carlos Augusto rimane in rosa, ben venga che rimanga anche Diouf, perché a quel punto, ovviamente senza la cessione di Dumfries, quindi considerando addirittura ecco il lusso di prenderci Palestra, perché a quel punto Dumfries e Palestra possono alternarsi. Palestra può giocare anche al posto di Di Marco, o anche Carlos Augusto che può giocare quindi sia da vice Bastoni sia da vice Di Marco, o anche Diouf. Quindi nel momento in cui Diouf non dovesse garantire rendimento, allora a quel punto io posso tranquillamente non utilizzarlo da quinto o utilizzarlo soltanto in determinate partite, perché secondo me fa la differenza molto quando ecco a partite in corso, quando magari le squadre si allungano, quando cala anche un attimo il livello di attenzione, lui può fare la differenza. Ha delle qualità, non lo metto in dubbio, il problema è solo dal punto di vista tattico. Se si riesce a fare il grandissimo lavoro, a quel punto allora sì che potrebbe diventare un valore aggiunto. Concludiamo anche con l'ultimo articolo ed è di Tutto Sport: il Galatasaray ci riprova per Ciala, mentre dall'Argentina arriva la notizia di un interessamento per Delgado. Ne abbiamo parlato anche ieri in live, anche per quanto riguarda Çalhanoğlu, perché è una notizia che appunto è circolata nella giornata di ieri e arriva dai media turchi, quindi col Galatasaray che starebbe spingendo per portare Çalhanoğlu in Turchia. Il punto è il Galatasaray vorrebbe che Çalhanoğlu forzasse un po' la mano e dalla Turchia non escludono che Çalhanoğlu vada a chiedere la cessione. Çalhanoğlu sarebbe anche disposto ad abbassarsi l'ingaggio dai 6,5 attuali a 5 milioni netti all'anno. Il punto è la valutazione dell'Inter, che valuta il calciatore sempre una cifra superiore ai 20 milioni, mentre dalla Turchia, insomma, l'offerta non dovrebbe superare al massimo gli 8-10 milioni. Chiaramente a quella cifra Çalhanoğlu non lo venderei. È vero che anche 10 milioni rappresentano una plusvalenza perché il valore a bilancio è di circa 200.000 euro, ovviamente dato dalle varie commissioni quando è stato acquistato, e nonostante ecco vada a liberare comunque uno spazio importante a bilancio perché pesa circa 13 milioni, però è un calciatore troppo importante, seppur abbia avuto dei problemi fisici è un calciatore ancora importantissimo per l'Inter e la sua presenza in campo continua a spostare gli equilibri. Quindi io terrei Çalhanoğlu fino alla scadenza, magari accanto a lui cerco di far crescere Sušić, perché dando sempre più chance al croato, perché insomma da quello che si è visto secondo me Chivu vuole utilizzarlo nella posizione di regista, e poi magari il prossimo anno avrò già pronto ecco il successore di Çalhanoğlu. Perderlo già quest'anno sarebbe secondo me ecco una perdita pesante per l'Inter, seppur
potrebbe anche essere questo il motivo di un Inter che sta cercando di acquistare 2 centrocampisti e non soltanto uno. È stato fatto il nome invece di Delgado, centrocampista del Boca Juniors, ha una clausola rescissoria di 17 milioni, è un mediano, un recupera palloni in mezzo al campo, non è molto grosso fisicamente, quindi non parliamo di un calciatore tutto muscoli come Coni, però è quel tipo di calciatore, insomma, da quello che si legge un po' più un recupera palloni a centrocampo, quindi uno che pressa, che corre, servirebbe al centrocampo dell'Inter, forse come alternativa a Barella sì, perché quest'anno abbiamo visto per esempio che Barella quando mancava c'era una caratteristica che lì in mezzo mancava, non c'era chi faceva interdizione, chi dava quantità al centrocampo, e infatti in un certo periodo dell'anno Barella è stato strautilizzato perché non c'era una vera riserva di Barella. Naturalmente è soltanto un'indiscrezione, se dovessero esserci notizie più approfondite con l'Inter che accelererebbe per Milton Delgado del Boca Juniors, poi andiamo a fare come sempre una scheda più approfondita, un'analisi migliore. Al momento ecco ci limitiamo alle caratteristiche del calciatore, anche perché è un nome sì che è stato accostato all'Inter, ma insomma non si parla di nessuna trattativa avanzata, non si parla di un Inter pronta a pagare la clausola rescissoria. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Sì, ovviamente mi aspetto grande soddisfazione, ecco, grande goduria per Milan e Juventus fuori dalla Champions, ma secondo voi quanto può incidere questo anche sulla prossima stagione? E fatemi sapere magari anche la vostra, confrontiamoci sugli ultimi semi di mercato, su un Chivu che rimarrà sul 3-5-2 e su quelli che sono ecco i nomi che vengono accostati all'Inter, che insomma sono un po' sempre gli stessi, però ecco c'è la novità di un Inter che cerca soltanto un difensore se non dovessero esserci partenze. Insomma, come al solito, confrontiamoci su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.